Buongiorno, mi chiamo Andrea Ferrero e sono un chirurgo ortopedico con un interesse particolare nella chirurgia del piede e della caviglia. Oggi voglio parlarvi del materiale che impiantiamo nei pazienti per alcune operazioni e più in particolare parlerò dei mezzi di sintesi, cercando di rispondere al dubbio che quasi tutti i pazienti hanno in merito alla necessità o meno di rimuoverli. Prima di rispondere a questa domanda però cercherò di spiegarvi cosa sono i mezzi di sintesi, perché li usiamo, quali disturbi possono dare, se i mezzi di sintesi vi daranno dei problemi in aeroporto, in cosa consiste l'operazione e quali sono i possibili rischi durante l'operazione. Alla fine farò un brevissimo riassunto. I mezzi di sintesi sono dispositivi chirurgici che servono a stabilizzare un osso operato per una frattura oppure per un intervento elettivo come la correzione di un alluce valgo, permettendo una guarigione corretta e stabile nel tempo. Possiamo quindi immaginarli come delle impalcature che mantengono l'osso nella giusta posizione finché non si è completamente consolidato, cioè guarito. Esistono diversi tipi di mezzi di sintesi di cui adesso vedrete alcune immagini. Abbiamo placche viti utilizzate in traumatologia o anche nelle osteotomie correttive, abbiamo chiodi endomidollari inseriti all'interno dell'osso, ad esempio per una frattura del femore o della tibia, abbiamo poi anche fili metallici o cambre, spesso usate nei piedi e nelle mani. In alcuni casi usiamo anche dei fissatori esterni, che usiamo in caso di gravi fratture che vengono rimossi dopo qualche giorno o qualche settimana per essere sostituiti poi da una placca o da un chiodo. Questi materiali sono generalmente in titanio, come sempre più si usa oggi, oppure leghe come il nitinol, composto da titanio e nickel, oppure ancora molto frequente in acciaio chirurgico. Quando parliamo di acciaio chirurgico, per quanto riguarda almeno gli impianti ortopedici, facciamo generalmente riferimento all'acciaio denominato ASI 316L, che è un tipo di acciaio inossidabile, biocompatibile, resistente alla corrosione e facilmente sterilizzabile. Ha quindi delle proprietà che lo rendono sicuro per impianti medici a lungo termine, come ad esempio appunto i chiodi di femore o di tibia. In alcuni casi i mezzi di sintesi possono essere riassorbibili, cioè con la tendenza a sciogliersi da soli, venendo quindi sostituiti da nuovo osso che cresce al loro posto nel corso del tempo. Il loro scopo è semplice ma fondamentale: mantenere fermo un osso dopo una frattura o dopo un intervento correttivo. Un osso che guarisce male o in posizione sbagliata può portare a dolori cronici e perdita di funzione, come potete vedere ad esempio nel caso di questa brutta frattura di calcagno che purtroppo è guarita male, cioè con l'osso che è rimasto schiacciato più basso e allargato, creando quindi un potenziale conflitto con le scarpe. I mezzi di sintesi servono quindi a garantire stabilità, permettere una mobilizzazione precoce e ridurre anche il rischio di guarigione dell'osso in posizioni errate. Si utilizzano sia in traumatologia per una frattura, sia nella chirurgia elettiva come per l'alluce valgo o le osteotomie o anche le artrodesi. Prima di un intervento è importante che il paziente segnali eventuali allergie note ai metalli come nickel, cromo o cobalto. In questo caso, se ci sono state delle reazioni cutanee in passato a metalli o gioielli, il chirurgo potrà richiedere dei test allergologici specifici. Oggigiorno la maggior parte dei mezzi di sintesi è realizzata in titanio, un materiale altamente biocompatibile e con un minimo rischio di allergie. In alcuni pazienti i mezzi di sintesi danno dei sintomi, come ad esempio una sensazione di rigidità, dolori localizzati, e questo succede soprattutto nelle aree dove le placche o le viti sono più superficiali. In particolare le zone dove i mezzi di sintesi possono dare più facilmente una irritazione sono la clavicola, il gomito, il polso, la tibia prossimale oppure la caviglia e il calcagno. Più raramente i mezzi di sintesi possono dare un altro problema che sono le infezioni croniche attorno al metallo. Dobbiamo infatti ricordarci che il metallo tende a essere un po' una calamita per i batteri. Ecco perché ad esempio è bene farlo presente al vostro dentista se deve fare dei lavori che potrebbero causare l'ingresso di batteri dal cavo orale. Un'altra domanda che riceviamo molto spesso è se ci saranno dei problemi ai controlli in aeroporto.
La risposta nella maggior parte dei casi è no. I mezzi di sintesi di piccole dimensioni oppure in titanio non vengono generalmente rilevati dai metal detector comuni. Solo placche o chiodi molto grandi, come ad esempio si usano nel femore e nella tibia, possono effettivamente attivare alcuni sensori più sensibili. La possibilità che i mezzi di sintesi suonino in aeroporto dipende molto dalla sensibilità degli strumenti di controllo, ma anche dal tipo di metallo. Ad esempio, il titanio tende a suonare molto di meno rispetto all'acciaio. E poi c'è anche la questione sulla quantità di metallo impiantato. Ad esempio, una protesi di anca o di ginocchio quasi sicuramente faranno suonare il metal detector, ma questo non è altrettanto vero se è stata inserita una piccola placca nella mano o nel piede. Sarà comunque utile portare con sé un certificato medico che indichi la presenza del materiale metallico. A breve spero di riuscire a fare un video specifico su questo argomento che pubblicherò su questo canale YouTube, a cui vi chiedo cortesemente di abbonarvi. Arriviamo infine alla domanda più importante. I mezzi di sintesi devono essere tolti oppure no? La risposta va sempre relazionata al rapporto rischi-benefici. Come ogni intervento chirurgico, infatti, ci possono essere dei rischi come la infezione, la trombosi o anche semplicemente la mancata guarigione della pelle. Se i mezzi di sintesi non danno fastidio, allora non vale assolutamente la pena toglierli e possono stare in sede per sempre. Quando invece i mezzi di sintesi danno fastidio, si può considerarne la rimozione. Tenete presente che si tratta pur sempre di un'operazione con un tempo di guarigione che in alcuni casi può essere anche più lungo di quanto vi sareste aspettati. Ci sono poi casi in cui i mezzi di sintesi devono necessariamente essere tolti perché potrebbe essere dannoso tenerli. Questi casi sono la infezione, come abbiamo detto il metallo attrae i batteri e quindi anche se raro potrebbero subire una infezione secondaria all'operazione. Questa è la ragione per cui vi suggerisco di informare sempre i vostri medici che avete questi dispositivi nel corpo e anche il vostro dentista deve esserne informato perché se vi farà dei lavori nel cavo orale questo potrebbe essere una porta di entrata di possibili batteri e quindi potrebbe decidervi di dare un antibiotico. Un'altra possibile ragione per cui i mezzi di sintesi devono essere tolti è se la pelle sta per bucarsi. È possibile che i mezzi di sintesi, soprattutto quando l'osso non sta guarendo, vadano incontro dei micromovimenti ripetuti che con il passare del tempo possono causare uno spostamento delle viti. Vi mostro adesso la radiografia di questo paziente dove il caso è lampante. In questo caso due delle viti messe si sono spostate al punto da schiacciare la pelle che gli sta subito sopra, con conseguente rischio di ulcera cutanea e infezione. In questo caso le viti dovevano essere tolte prima di arrivare al danno della pelle. Un altro possibile motivo per dover togliere i mezzi di sintesi sono le viti sporgenti. In alcuni casi le viti possono debordare oltre l'osso e quindi andare a toccare delle strutture come i tendini o i legamenti che corrono in quella zona. Generalmente, se i mezzi di sintesi sporgono di pochi millimetri, questo non rappresenta un problema. Potrebbe essere invece un problema se le viti entrassero ad esempio nella articolazione. In questo caso, con il passare del tempo e con il movimento, la vite sporgente potrebbe causare un danno della cartilagine e quindi causare un'artrosi precoce. Anche in questo caso i mezzi di sintesi, o per meglio dire le viti che sporgono un po', devono essere tolte. Un altro caso tipico di rimozione delle viti che deve essere fatta è quella nei bambini in fase di crescita. In questo caso la rimozione dei mezzi di sintesi è una misura preventiva per proteggere la crescita e ridurre i rischi meccanici o biologici a lungo termine. Altro caso, l'ultimo, è se dovete essere operati di protesi di anca, di ginocchio, di spalla o di caviglia. I mezzi di sintesi impiantati in passato potrebbero entrare in contatto con la protesi e quindi prima di impiantare le protesi definitive, ma comunque durante lo stesso intervento, si penserà a toglierli direttamente. La asportazione dei mezzi di sintesi è generalmente, ma non sempre, un intervento più semplice rispetto alla operazione iniziale. Può essere eseguita in anestesia locale, loco-regionale o in alcuni casi è richiesta un'anestesia generale a seconda della zona da operare. La durata varia da 20 minuti a un'ora e spesso il paziente può camminare già lo stesso giorno con una medicazione leggera. Ci sono tuttavia dei casi in cui l'intervento di asportazione dei mezzi di sintesi può essere particolarmente difficoltoso.
magari anche più dell'operazione fatta originariamente per metterli. Questa evenienza può capitare in caso in cui i mezzi di sintesi nel corso del tempo sono stati completamente ricoperti dell'osso e per cui sarà ovviamente più difficile e laborioso riuscire a identificarli e a toglierli. In questi casi avremo quasi sicuramente necessità di usare in sala operatoria un apparecchio radiografico per orientarci e identificarli più facilmente. Un'altra possibile evenienza negativa durante questo intervento è la difficoltà a rimuovere una parte dei mezzi di sintesi e mi riferisco in particolare alle viti e soprattutto nei pazienti giovani che hanno quindi una buona qualità dell'osso. In questo caso infatti le viti possono essere molto attaccate all'osso circostante e talvolta non si riesce proprio a rimuoverle o addirittura le viti si spezzano nel tentativo di toglierle. In quest'ultimo caso dobbiamo utilizzare dei set chirurgici particolari che normalmente indichiamo col termine set rimozioni difficili, che presentano tutta una serie di strumenti per riuscire a togliere le viti rotte. È tuttavia possibile che il vostro chirurgo decida di non togliere la vite rotta se questa è completamente all'interno dell'osso e la sua estrazione risulterebbe troppo difficile con conseguente danno all'osso che prolungherebbe alla fine i tempi di guarigione. Dopo l'intervento è normale avvertire un po' di dolore o gonfiore per alcuni giorni che normalmente si controlla facilmente con i comuni farmaci antidolorifici e antinfiammatori. Nella grande maggioranza dei casi, dopo l'intervento, si può appoggiare tutto il peso e muovere l'arto, compatibilmente con il dolore, ma comunque seguendo le istruzioni che vi darà il vostro chirurgo e che ovviamente possono variare da caso a caso. Benché nella grande maggioranza dei casi l'intervento sia piuttosto semplice, non bisogna comunque dimenticare che nella zona precedentemente occupata dai mezzi di sintesi, come ad esempio le viti, rimarranno dei buchi nell'osso che quindi nel corso dei mesi successivi andranno incontro a un processo di guarigione in cui si formerà nuovo osso che coprirà questi buchi. Durante questo processo la zona del corpo operata potrebbe darvi dei fastidi, anche se generalmente il disturbo dopo le prime 3 settimane è assolutamente sopportabile. Tuttavia non bisogna preoccuparsi se questo fastidio durasse anche per qualche mese, soprattutto quando ad esempio cambia il tempo atmosferico. Mi riferisco in particolare all'umidità, all'arrivo della pioggia o del vento. Con ogni probabilità il vostro chirurgo vi suggerirà di evitare attività fisiche intense o microtraumi ripetuti nelle prime settimane e questo per evitare che si possano creare delle piccole fratture da stress ripetuto a partenza dai buchi nell'osso precedentemente occupati dalle viti. Concludendo, i mezzi di sintesi sono fondamentali per consentire la guarigione delle ossa sia dopo una frattura che dopo un'osteotomia o un'artrodesi. Si tratta quindi di dispositivi medici necessari ai chirurghi ortopedici per fare il loro lavoro. La loro rimozione è un intervento generalmente semplice, ma va sempre valutato caso per caso dal chirurgo. Tranne poche eccezioni non è necessario toglierli solo perché ci sono, ma solo se provocano dolore, fastidio oppure se interferiscono con i movimenti. In caso di reale disturbo si può pensare di toglierli, ma tenendo presente che si tratta di un intervento chirurgico con un rischio legato sia all'anestesia che al gesto chirurgico stesso. Prima di concludere desidero sottolineare come nel preparare questo video ho voluto confrontarmi per curiosità con ChatGPT. Le risposte che mi ha fornito sono state complessivamente corrette, ma mi hanno sorpreso due dati che preferisco correggere se non altro per confermare come questa affascinante tecnologia non sia assolutamente priva di limiti e imprecisioni. Prima di tutto l'intelligenza artificiale mi ha detto che dopo l'intervento chirurgico, nel giro di 2 settimane, potrete tornare ad una vita sostanzialmente normale. Questo si applica purtroppo solo a una parte delle persone operate, mentre talvolta i sintomi possono perdurare per diversi mesi, tenendo peraltro presente che per qualche settimana sarà meglio evitare di correre o sollevare pesi per evitare uno stress eccessivo nelle zone precedentemente occupate dai mezzi di sintesi e che potrebbero anche portare ad una piccola frattura da stress. L'altro dato, in questo caso assolutamente sbagliato, riguarda i mezzi di sintesi per le artrodesi, cioè gli interventi chirurgici che si fanno per bloccare una o più articolazioni. In questo caso ChatGPT
mi dice che i mezzi di sintesi non vengono rimossi perché servono a mantenere una stabilità permanente. In realtà questo è assolutamente falso. Quando l'artrodesi è completamente guarita, i mezzi di sintesi non servono più a niente e quindi possono essere tranquillamente tolti senza problemi. Quindi ben vengano le nuove tecnologie, intelligenza artificiale inclusa, ma prediligete sempre le risposte che il vostro medico vi fornirà. Se pensate che questo video possa esservi stato utile o se pensate che possa esserlo per qualcun altro, vi prego di mettere un mi piace e soprattutto di iscrivervi al canale. Grazie.